Rieccoci, come vedete quest'oggi, con i Black Tarot, questo mazzo davvero meraviglioso che ci riporta al contatto sinergico con gli antenati e gli spiriti guida. Grazie alla tradizione culturale e spirituale africana che si è accostata e fusa magistralmente a quella che è la ritualità dei nativi e degli indigeni americani. Come sapete, io vi lascio come sempre il link in descrizione di un mio video precedente appunto a questo, in cui descrivo in maniera direi piuttosto dettagliata appunto questo mazzo e ovviamente la genesi storico-sociale che appunto sottende alla nascita di questo meraviglioso mazzo. Come appunto noterete nel video di cui appunto vi lascio il link e che se volete appunto potete andare a riguardare o a guardare ex novo nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, appunto in questo video io sottolineo un dato a mio avviso molto importante di questo mazzo rispetto ad altri mazzi pur sempre belli, ben fatti e importanti per una stesa tarologica. Ma qual è la particolarità che io amo e apprezzo di più in questo mazzo? È che si possono affrontare diversi tipi di stesa, più tipi diversi di stesa, e quindi ovviamente anche le famose stese doppie, quindi a due varianti. Qual è la domanda che andremo quest'oggi a fare a questi arcani? La domanda è lui, l'altra ed il loro rapporto nel prossimo futuro o comunque nelle tempistiche ovviamente identificate dagli arcani. Vogliamo cercare di capire come lui vive ad oggi il rapporto con questa donna, rispetto ovviamente al rapporto invece nascosto che ha con voi o che ha avuto appunto con voi. Cerchiamo di capire la posizione dell'altra donna nell'ambito appunto del loro rapporto e cerchiamo di capire come andrà il loro rapporto. Se procederà, oppure per esempio se quest'uomo deciderà di lasciare questa donna ed eventualmente effettuare una scelta che appunto riguardi la vostra persona. Quest'oggi dunque cercheremo di capire che cosa accadrà, vi ripeto, nel prossimo futuro, nel rapporto attuale, più o meno ufficiale, che c'è tra un uomo che voi amate o comunque con il quale avete una relazione nascosta o con il quale avete avuto una relazione e che ad oggi è comunque impegnato con quest'altra donna. Per rispondere dunque a questa domanda, noi non soltanto useremo due varianti e quindi avrete due varianti tra cui scegliere la prima e la seconda, ma anche un nuovo metodo. Un metodo appunto a 3 carte, dove nella prima posizione ci andremo ad occupare appunto del vostro lui, in seconda posizione dell'altra donna e in terza posizione come procederà il loro rapporto. D'accordo? Dunque io inizio appunto dalla prima variante e inizio appunto a mescolare il mazzo. Dunque, per chiunque di voi si sia appunto sintonizzato su questo video, sintonizzata su questo video, per il principio di sincronicità, cerchiamo dunque di capire come procederà il rapporto tra l'uomo che voi amate, che avete nel cuore, e l'altra donna con la quale lui appunto ad oggi ha un rapporto. Vediamo un po'.
Perfetto. Allora, io momentaneamente allontano appunto il mazzo di carte, in modo che voi possiate vedere bene ovviamente le 3 posizioni. Allora, iniziamo dunque dalla prima posizione, ossia appunto lui, seconda posizione l'altra donna, terza ed ultima posizione il prossimo futuro. Vediamo un po'. In prima posizione, quindi il vostro lui. Qui abbiamo il 3 di denari. Quest'uomo sta cercando, in maniera direi piuttosto astuta, proprio perché parliamo di denari, di collaborare il più possibile con questa donna per non creare particolari attriti. La caratteristica, diciamo, da manuale del 3 di denari è proprio la collaborazione. Cioè quest'uomo non vuole creare problematiche che possano in qualche modo appunto portare ad una forma di disequilibrio nel rapporto con ovviamente questa donna. Qual è però la motivazione che lo spinge a cercare questa collaborazione? I denari. Quindi non parliamo di coppe, quindi non parliamo di sentimenti, non parliamo di bastoni, quindi non parliamo di desiderio, ma parliamo di sicurezza economico-finanziaria. Cioè, quest'uomo è evidentemente in un periodo particolarmente impegnativo della sua vita da un punto di vista economico-finanziario, o comunque è una persona che magari, pur essendo particolarmente benestante, non vuole eventualmente rinunciare appunto al proprio benessere. Dunque è una persona che in qualche modo in questo momento sta cercando di gestire il rapporto con questa donna come una sorta di lavoro di squadra. Vuole dunque collaborare per, vi ripeto, cercare insieme una soluzione, ma non che riporti in auge il loro sentimento. Vi ripeto, non parliamo di coppe, ma parliamo di denari. Quindi soluzione a cosa fondamentalmente? Vi ripeto, a situazioni economico-finanziarie che possono in questo momento particolare preoccupare molto quest'uomo. Quindi è una persona che sta attendendo, perché generalmente le carte di grado 3 appunto rappresentano anche una sorta di attesa, in questo caso un'attesa finalizzata all'ottenere un beneficio, un vantaggio economico al fine di poter poi gestire in maniera più autonoma la propria vita. Mi spiego meglio, potrebbe essere una persona che sta appunto attendendo di portare a termine una collaborazione professionale importante, oppure una persona che per esempio sta attendendo il momento buono per stipulare un contratto vantaggioso, oppure una persona che potrebbe appunto aver chiesto un finanziamento e sta attendendo una risposta. È comunque una persona in attesa di concludere un eventuale affare in maniera positiva, vi ripeto. Quindi aspetta delle entrate economiche, oppure per esempio la vendita di un immobile, piuttosto che di un terreno, piuttosto che di azioni. Per quanto riguarda per esempio una società, cioè questa persona si sta focalizzando particolarmente sull'aspetto economico del rapporto con questa donna e di conseguenza ovviamente non vuole assolutamente in questo momento creare delle difficoltà che possano appunto portare questo contratto piuttosto che questa collaborazione a in qualche modo perdere di valore, di significato nel caso in cui appunto subentrino dei litigi, un divorzio oppure una separazione, un allontanamento, vendette e ripicche per esempio da parte di questa donna. Quindi in realtà quest'uomo sta temporeggiando, quindi sta cercando di collaborare e di comportarsi in maniera assolutamente equilibrata.
Però vi ripeto, non stiamo parlando di coppe o di bastoni, parliamo di denari. Quindi è una collaborazione, come tipico del 3 di denari, finalizzata ovviamente ad un risultato. Quale risultato? Mantenere comunque una condizione economico-finanziaria proficua, in modo da poi poter gestire arbitrariamente e autonomamente il proprio futuro, o comunque riuscire a, diciamo, portare a termine quell'affare vantaggioso che possa appunto permettere a quest'uomo di poter avere appunto un futuro completamente autonomo e indipendente, per esempio da questa donna. D'accordo? Quindi vi ripeto, non parliamo d'amore, non parliamo di desiderio fisico, non parliamo di sentimenti. Qui parliamo di una, diciamo, necessità di collaborazione ad un fine comune. Quindi per cercare di avere delle basi sicure sia lui che l'altra persona. Quindi in questo momento non è una persona che sta preventivando una separazione o un allontanamento da questa donna. Sta pensando di guadagnare, di metter via denaro, di racimolare più denaro possibile proprio per poter eventualmente in futuro gestire la propria vita e quindi anche il proprio rapporto. Parliamo di denari, quindi sa che le tempistiche sono lunghe, perché voi sapete che a livello di tempistiche i denari ovviamente rappresentano quelle più lunghe rispetto alle spade, ma soprattutto rispetto ai bastoni e alle coppe. D'accordo? Vediamo a questo punto la posizione dell'altra donna, cioè obiettivamente in questo caso come lei sta vivendo il loro rapporto. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 4 di coppe. È particolarmente annoiata questa donna perché chiaramente vive un momento di grande solitudine, ragazzi. Allora, il 4 di coppe rappresenta la solitudine interiore, il non sentirsi amata, il non sentirsi desiderata, il non sentirsi apprezzata. Il 4 di coppe rappresenta la noia da un punto di vista comunicativo, da un punto di vista erotico. Tra queste due persone non ci sono ovviamente più sentimenti, ve l'avevo già detto. Non c'è neanche attrazione fisica e neanche particolare, diciamo così, contatto fisico, d'accordo? Perché il 4 di coppe parla proprio di un sentimento, ma anche di un erotismo completamente spento. Quindi queste due persone stanno vivendo una sorta di quotidianità particolarmente affaccendata, vi ripeto, per quanto riguarda condizioni economiche, parlavamo del 3 di denari, ma da un punto di vista emotivo e ovviamente fisico, qui c'è davvero ben poco, per non dire praticamente nulla. Tra le carte di coppe, obiettivamente, il 4 di coppe appunto è tra le peggiori. Generalmente le carte di coppe hanno quasi sempre un significato particolarmente positivo, anche nel momento in cui vengano in accezione negativa, non hanno un risvolto particolarmente nefasto. Il 4 di coppe invece è proprio quella carta di coppe che riesce ad essere particolarmente, diciamo, pesante anche in accezione positiva, perché in realtà questa è una donna che non si vede particolari occasioni e opportunità attorno. È una donna che vive una sorta di apatia abbastanza importante, una voglia di evadere molto pressante a causa di un malessere che prova abbastanza importante. Questa donna non si sente amata, non si sente desiderata e quindi la propria autostima sta in qualche modo prendendo una brutta piega. Quindi è una donna che obiettivamente non si sente neanche più bella, desiderabile, anche agli occhi degli altri. Quindi è una donna che ha capito che obiettivamente non solo
diciamo, il suo rapporto con quest'uomo è finito, ma sta attraversando anche, vi dirò, un momento particolarmente delicato della propria salute, del proprio benessere psicofisico, motivo per cui a questo punto si può comprendere comunque questo 3 di denari, ragazze, quindi il tentativo comunque di collaborare con questa donna, perché obiettivamente, devo essere sincera, sta vivendo un momento di fragilità, quindi non è una donna che sta sicuramente affrontando il miglior periodo della sua vita. Quindi è una persona che potrebbe in qualche modo essere particolarmente stanca di questo rapporto, ma vi ripeto, potrebbe anche in questo momento vivere appunto un periodo di particolare fragilità interiore. Potrebbe essere, vi ripeto, particolarmente depressa, potrebbe essere stanca, potrebbe affrontare un momento anche particolarmente, vi ripeto, caotico, proprio perché è una donna che obiettivamente non sa più cosa fare e come fare per poter in qualche modo ravvivare il proprio rapporto, ma sa che obiettivamente qui altre strade non sono del tutto percorribili, cioè obiettivamente ha capito che il rapporto con quest'uomo è finito, ma ovviamente questa consapevolezza chiaramente non la fa star meglio, anzi, vi dirò la verità, è una consapevolezza che la addolora non poco. Ecco perché vi dicevo, potrebbe essere in un momento di particolare disarmonia. Quindi è una persona molto inquieta barra irrequieta, ai limiti addirittura dell'insofferenza, della saturazione e addirittura dell'avversione, cioè potrebbe essere a volte una donna che prova fastidio nell'avere quest'uomo al suo fianco, proprio perché è diventata un'abitudine talmente pesante e non vede più nessuno stimolo che quest'uomo dà a lei e che lei è in grado di dare a lui, che sembra quasi giunta a detestare il suo compagno. Quindi è chiaro che sta affrontando un momento di grande infelicità. Questo ci può parlare, vi ripeto, di malesseri da un punto di vista psicofisico, ma anche discordie, quindi rancore, litigi, ovviamente qualsiasi progettualità che questa donna aveva nei confronti del rapporto con quest'uomo viene meno. Sa che obiettivamente, nel caso in cui per esempio avessero parlato di avere figli, è impossibile averne. Nel caso avessero parlato di sposarsi, oppure per esempio di convivere, piuttosto che, vi ripeto, di costruire un futuro insieme o di portare avanti un futuro assieme, questa donna sa che obiettivamente questo rapporto non sa da fare. Non può continuare così. E dunque, molto più di lui, ebbene sì, lei ovviamente già vede in una certa lontananza la possibilità di una separazione, di un allontanamento o di un divorzio. Nel caso in cui voi vogliate sapere se lei possa o meno avere sospetti che lui possa avere un'altra donna, sinceramente lei non si pone nemmeno la questione. Cioè non è una carta di spade, per esempio la regina di spade, che è una donna che tende molto a controllare. Il personaggio femminile identificato con l'energia del 4 di coppe non se lo chiede neanche, perché vive in un periodo di così grande noia, assenza di progettualità, irrequietezza, fastidio, che a lei non importa che lui abbia o meno un'altra donna. Non è quello il suo problema. Vi ripeto, è in un momento di grande fragilità questa donna, per cui non si sta neanche facendo la domanda: ma lui ha un'altra donna? E non le importa, perché sta vivendo un momento di grande fragilità. E vi ripeto, lei molto più di lui,
ha la consapevolezza che questo rapporto prima o poi finirà. È chiaro che parliamo di coppe, quindi lei ragiona in maniera molto più sentita, con emotività, con sentimento, che seppur in un momento di grande caos, però lei ha provato nei confronti di lui in precedenza, perché il 4 di coppe proviene dal 3 di coppe, che vi ripeto parla di progettualità, di espansione, di amore, che lei però ad oggi non prova più. Lui invece non è mai stato particolarmente innamorato di questa donna, perché qui parliamo di un 3 di denari. Poteva esserne attratto, poteva essere legato a lei, può ovviamente essere stato affezionato a questa donna, ma l'amore è un'altra cosa. D'accordo? Quindi sono due persone anche molto diverse caratterialmente, che stanno vivendo questo momento in maniera molto diversa. Lui in maniera molto più furbetta, direi, e ovviamente con un fare più calcolatore. Lei invece in maniera molto più istintiva, in maniera molto più spontanea, ma ovviamente più consapevole e più triste. Vediamo a questo punto la terza posizione, ossia il futuro tra appunto quest'uomo e questa donna. Futuro che ovviamente, ragazzi, riguarda l'immediato futuro, comunque le tempistiche identificate da questo arcano. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 2 di spade, qui c'è la scelta, Allora, il 2 di spade ci parla ovviamente di un momento di appunto scelta, cioè qui si troveranno di fronte al famoso bivio. Tutte le carte di grado 2 rappresentano un individuo che deve ovviamente scegliere appunto tra due diversi percorsi. Ovviamente in questo caso parliamo di un 2 di spade, quindi non è un 2 di bastoni o un 2 di coppe. Di conseguenza sarà una scelta molto dura che ovviamente avverrà non velocemente nel tempo e soprattutto non senza in qualche modo sofferenza o comunque ostacoli e preoccupazioni, proprio perché, ragazzi, parliamo di spade. Le spade rappresentano il mentale, che però nel caso del 2 di spade viene per fortuna in aiuto al soggetto della stesa, quindi non è un 8 di spade o un 9 di spade, dove il mentale può apparire particolarmente confuso. Nel 2 di spade l'individuo si troverà sì di fronte ad un bivio, in un momento di indecisione tra due percorsi. Ci sarà sì un momento di stagnazione, proprio perché vi dicevo che le spade e i denari rappresentano comunque tempistiche un po' lunghe, quindi ci saranno dei dubbi sicuramente iniziali, ma poi ovviamente si prenderà una determinata strada, abbandonandone un'altra ovviamente. È chiaro che, vi ripeto, questa persona ha e avrà, quindi il vostro uomo, l'uomo che voi amate, avete nel cuore, è ovviamente una persona che si troverà di fronte alla necessità di operare una scelta però con razionalità. Proprio per, vedete, cercare comunque di mantenere una sorta di equilibrio nella propria esistenza. Cioè questa persona non vuole assolutamente che il rapporto con questa donna, seppur andando verso la chiusura, possa in qualche modo creargli delle difficoltà ulteriori. Quindi il 2 di spade ci parla proprio di un individuo che dovrà scegliere esattamente come muoversi senza sbagliare una mossa. Dunque dovrà cercare di tenere i suoi occhi ben aperti per vedere anche chi possano essere amici e nemici, chi possa aiutarlo e chi invece possa ostacolarlo. Perché il 2 di spade ci parla anche di insidie pericolose, di persone di cui non fidarsi. Ma ovviamente
tutti questi dubbi, tutte queste perplessità verranno poi ovviamente sciolte. Vi ripeto però, è chiaro che il 2 di spade ci parla di tempistiche un po' lunghe, quindi questa scelta sicuramente avverrà, ma vi ripeto, avverrà con tempistiche abbastanza impegnative. Quindi non si sta parlando, ragazzi, di qualche giorno, ma neanche si sta parlando di qualche settimana. Quindi si sta parlando sicuramente di qualche mese. Perciò ovviamente non aspettatevi che appunto questa persona possa scegliere immediatamente la nuova strada. È chiaro che questa scelta, vi ripeto, attraverserà un momento di fortissima tensione. Ci sarà un momento di ostilità dichiarata tra lui e questa donna, momenti di litigio, quindi 2 di spade, 2 persone che si fronteggiano, che diventeranno profondamente rivali l'uno all'altra, creando reciprocamente dei problemi. Inoltre, in questo momento, nel momento di scelta, verranno fuori praticamente a galla tutte le incompatibilità caratteriali di queste persone, tutte le loro divergenze, ciò su cui non si sono mai trovati. È il classico momento in cui ci si rinfaccia di tutto e di più. Quindi ci saranno degli scontri molto importanti. È chiaro che questa persona affronterà un periodo non semplice. Un periodo che, parlando appunto del 2 di spade, ha come tempi di realizzazione massima i giorni che vanno dal 28 di giugno al 2 di luglio. Voi sapete che appunto ad ogni arcano corrisponde appunto un determinato periodo di tempo. Quindi, grosso modo, come vi dicevo appunto poco fa, questa è una situazione che potrebbe appunto evolvere e vedere questa persona decidere di lasciare questa donna, ovviamente in un periodo estivo. Quindi fine primavera, inizio estate. Ma vi ripeto, sarà un momento di grande difficoltà, perché il 2 di spade ci parla anche di doppiezza, di doppio gioco, di falsità, quindi magari molte persone che possono sembrare dalla sua parte, dalla parte di quest'uomo, gli volteranno le spalle nel momento in cui lui magari avrà bisogno di loro. Quindi noterà la falsità, la duplicità comportamentale di determinati individui. Quindi falsi amici, falsi collaboratori. Quindi con il 2 di spade la necessità di guardarsi bene le spalle è molto importante. Perché il 2 di spade ci parla molto spesso, vi ripeto, di comportamenti adottati senza alcuno scrupolo. Dunque, questa donna potrebbe vendicarsi con dei piccoli dispetti, per esempio da un punto di vista economico-finanziario. Ma qui vi ripeto, c'è una situazione che vede proprio lui e lei fronteggiarsi, perché il 2 di spade in questo caso non riguarda voi, riguarda il rapporto tra queste 2 persone, che quindi arriveranno tra qualche ovviamente mese a dover decidere quale sarà la loro strada, la strada ovviamente del loro rapporto. Prima ovviamente di una loro separazione, di un loro allontanamento, qui ci sarà un momento di grande tensione tra queste 2 persone. Dunque, nel caso in cui vediate quest'uomo particolarmente nervoso o comunque triste o preoccupato, cercate di capire che potrebbe proprio essere inerente a questa situazione. D'accordo? Quindi in questo caso, ovviamente per voi è una risposta positiva. Per questa coppia ovviamente decisamente no, però ragazzi, partendo da un 3 di denari e un 4 di coppe, direi che ovviamente è una fine abbastanza intuibile. D'accordo? Di conseguenza questa prima variante termina qui.
Allora, io intanto appunto riprendo l'intero mazzo e iniziamo la seconda variante. Dunque, io appunto mescolerò questo mazzo e per tutte coloro che per il principio di sincronicità si sintonizzeranno su questo video, vogliamo cercare appunto di capire e di chiedere appunto agli antenati qual è ad oggi il rapporto, di che tipo è il rapporto che c'è tra l'uomo che amate o che avete comunque nel cuore, o con il quale avete una relazione comunque nascosta, il rapporto appunto che lui ha con la compagna, la donna che lui sta frequentando ad oggi. E soprattutto cerchiamo di capire come evolverà questo rapporto in futuro, comunque nelle tempistiche identificate appunto dagli arcani. Allora, perfetto. Ok, allora io allontano il mazzo in modo che non dia fastidio appunto alla stesa. Come potete vedere appunto abbiamo un metodo appunto a 3 carte, dove in questa posizione viene analizzata appunto la posizione del vostro lui, in questa seconda posizione centrale l'altra donna ed infine in terza posizione appunto il futuro tra lui e quest'altra donna. Partiamo appunto dalla prima posizione, cioè ad oggi lui come vive questo rapporto con lei. Mamma mia! Allora, qui abbiamo il 10 di spade, una carta brutta, veramente brutta. Allora, in questo caso, ragazze, posso anche già dubitare che il rapporto con questa donna sia ancora in essere, perché il 10 di spade, diciamo per definizione tarologica e cartomantica, ci può parlare proprio della fine di un rapporto, quindi potrebbero aver addirittura già chiuso o comunque esserselo detti, cioè potrebbero aver già parlato di separazione, di allontanamento. Poi che ovviamente possano convivere ancora sotto lo stesso tetto, lo fanno in tanti, d'accordo? Quindi potrebbero ancora, agli occhi ovviamente dei più, rappresentare una coppia a tutti gli effetti, ma ovviamente non esserlo, né da un punto di vista sentimentale né da un punto di vista fisico, d'accordo? Quindi il 10 di spade parla obiettivamente di un rapporto finito sotto tutti gli aspetti, ragazzi, cioè qui non c'è amore, non c'è erotismo. 10 di spade addirittura è la carta del lutto, quindi in realtà queste due persone stanno anche già elaborando la fine del loro rapporto, quindi stanno già in maniera molto consapevole, perché qui parliamo di spade, che il loro rapporto è finito. Quindi queste due persone sono, diciamo in maniera piuttosto matura, consapevoli del fatto che tra di loro ormai non c'è più niente e non ci può più essere niente, perché il 10 di spade ovviamente è a livello numerale l'ultima carta, in questo caso
di spade, così come anche il 10 di coppe, il 10 di bastoni e ovviamente il 10 di denari, e rappresentano la fine, la chiusura di un ciclo per aprirne uno completamente nuovo. Quindi queste due persone sono già pronte nel presente, tra l'altro, ad iniziare due nuove storie, cioè lui con un'altra persona, lei con un altro. Quindi obiettivamente tra queste due persone c'è ben poco da dire, se non altro per quanto riguarda la posizione di lui nell'ambito del rapporto. Allora, come potete notare, qui abbiamo una giovane donna trafitta più e più volte da più lame. Il 10 di spade ci parla dunque di un rapporto che in qualche modo già in passato aveva attraversato dei momenti di grande crisi. Quindi non è la prima volta che queste due persone, o comunque lui, si è allontanato da questa donna. O comunque lui si sia fermato a riflettere, parliamo di spade, quindi mentale, sul fatto che tra lui e questa donna non c'è più nulla, che lui non la vuole più, che non la desidera più, e che vorrebbe appunto iniziare qualcosa con un'altra donna. Quindi dedicarsi ad un nuovo ciclo sentimentale, per esempio appunto con voi, o comunque tornare da voi, o iniziare una storia ufficiale con voi. D'accordo? Quindi il 10 di spade ci parla di un rapporto che dal punto di vista di quest'uomo è finito, ma lo è già stato tante volte in passato. Tra l'altro, il 10 di spade, non in questo mazzo, ma nei mazzi più tradizionali, viene rappresentato da un soldato che viene pugnalato alle spalle, ovviamente più e più volte. Dunque, il 10 di spade parla di tradimento, ovviamente ripetuto, ovviamente nel tempo. Quindi, questa persona potrebbe essere stata tradita tante volte, o potrebbe aver tradito tante volte questa donna. Quindi, obiettivamente, questo è un rapporto pessimo tra lui e questa donna. Poiché, vi ripeto, lui può averla tradita o può essersi sentito tradito da questa donna, anche se obiettivamente il 10 di spade di solito ci parla di un tradimento subito più che effettuato. Proprio perché evidentemente questa donna non si è mai comportata in maniera particolarmente pulita, quindi lo ha tradito realmente, oppure in qualche modo ha sempre messo lui nel dubbio del poter essere appunto tradito. Cioè lui non si è mai fidato di questa donna. Quindi il 10 di spade ci parla proprio di un dolore, di una sofferenza che è perpetrata nel tempo e che questa persona è stanca di provare. Il 10 di spade ci parla proprio di stanchezza, ci parla di voglia di ricominciare da capo, di cambiare completamente la propria vita, di cambiare pelle. Rappresenta un po', diciamo, la carta, per esempio, della torre. Quindi, dopo una grande distruzione, il poter ricominciare tutto da capo. Quindi questa è una persona che si sente, vi ripeto, profondamente stanca e depressa da questo rapporto che per lui è finito già da tanto tempo, che lo ha ferito, che lo ha profondamente deluso e dal quale ovviamente si vuole allontanare immediatamente. Perché, vi ripeto, 10 di spade ci viene già nel presente. Quindi obiettivamente è già sin dall'inizio una variante molto diversa dalla variante precedente, dove invece avevamo appunto un lui particolarmente furbo e appunto attento a non sbagliare, in virtù di una scelta futura, ma in un presente di grande collaborazione con la compagna ufficiale, in maniera, vi ripeto, molto furba, menzognera, ma comunque di collaborazione. In questo caso invece abbiamo un uomo stanco, quindi in questo caso è lui che obiettivamente si sente rattristato, appesantito moralmente ma anche fisicamente dal rapporto con questa donna.
Vediamo a questo punto in seconda posizione invece come lei vive il loro rapporto. Allora, e qui abbiamo il 4 di spade. Anche nella variante precedente, in questa posizione, la donna aveva appunto un 4 di coppe, in questo caso abbiamo un 4 di spade, quindi comunque una carta pesante, di una staticità che in questo caso rammarica, rattrista, annoia, deprime. In questo caso parliamo però di mentale, di nuovo spade. Quindi vi ribadisco quello che vi ho detto con il 10 di spade. Tra queste due persone è finito tutto, ma già da molto tempo. Quindi è un rapporto che molto probabilmente a livello ufficiale loro magari non hanno ancora chiuso, ma tra di loro obiettivamente la verità è già ovviamente venuta a galla. Tra l'altro le spade rappresentano anche la comunicazione, a volte molto tagliente, a seguito di discussioni particolarmente impegnative e pesanti. Quindi questa persona potrebbe aver già litigato con il vostro lui, in maniera direi però piuttosto importante, e di conseguenza avergli ribadito la necessità di chiudere il loro rapporto. Il 4 di spade ci parla di freddezza, ovviamente vi ripeto, anche da parte di lei non c'è più attrazione fisica e nemmeno sentimento, quindi obiettivamente anche lei non prova più nulla e contraccambia appunto la mancanza totale di sentimento e di desiderio fisico. Il 4 di spade ci parla anche di un momento nel presente di allontanamento. Quindi questa donna potrebbe in questo momento o essersi già allontanata dall'abitazione che potrebbe appunto condividere con quest'uomo, o aver già chiesto a quest'uomo dei giorni, delle settimane per poter decidere, pensare e riflettere. Quindi tra queste due persone l'allontanamento è imminente, se non è già avvenuto nel presente. Il 4 di spade ci parla proprio anche però di una situazione di grande stanchezza che richiede riposo. Il 4 di spade parla di silenzio, parla di solitudine. Quindi potrebbero non parlarsi da diversi giorni, aver chiuso anche le comunicazioni o essere in procinto di farlo. Voi sapete ragazzi che in tarologia la posizione del presente non riguarda unicamente il presente in maniera ovviamente standardizzata, ma si può riferire anche ad un futuro in qualche modo più imminente, quindi tra qualche giorno, o un passato più recente, quindi qualche giorno fa. D'accordo? Quindi vi ripeto, tra queste due persone c'è già un allontanamento pratico. Quindi queste due persone potrebbero già non vivere insieme, non convivere più sotto lo stesso tetto, o potrebbero aver già parlato di un allontanamento, che potrebbe, vi ripeto, avvenire a breve. Anche in questo caso, voi potreste chiedermi, ma lei ha dei sospetti che lui possa avere una storia con me? In questo caso la risposta è sì, rispetto alla variante precedente. Perché? Perché qui non è un 4 di coppe, abbiamo un 4 di spade. Il mentale comporta ovviamente anche un analizzare nel dettaglio tanti piccoli particolari. I personaggi di spade, il fante in particolar modo e la regina, rappresentano dei veri gendarmi che tengono d'occhio, controllano l'altra persona. Quindi il 4 di spade ci parla proprio anche evidentemente di un forte sospetto che questa donna ha in riferimento al fatto che appunto lui possa avere o ancora voi nel cuore o comunque avere un rapporto con un'altra donna o una storia appunto nascosta con voi. Quindi obiettivamente in questo caso è un rapporto, vi ripeto, chiuso, che però prevede abbattimento, scoramento da parte di entrambi. Lui ovviamente in questa stesa rispetto alla variante precedente mi sembra molto più triste, preoccupato,
della fine del loro rapporto. Perché vi ripeto, evidentemente lui ci credeva. È lui che si sente tradito. Il 10 di spade, in qualche modo, mi è venuta nella posizione del vostro lui. Lei ha un 4 di spade, che è una carta comunque pesante, ma che ci parla comunque di una necessità di riposo, di allontanamento da una situazione che ormai è chiusa, che è diventata pesante e che obiettivamente provoca soltanto rancore, rifiuto, fastidio. Questa persona sa che prima o poi dovrà prendere delle decisioni importanti. Quindi anche in questo caso lei, diciamo, l'altra donna, è molto consapevole, cioè è consapevole del fatto che prima o poi il loro rapporto andrà a chiudersi. In questo momento lei potrebbe non stare particolarmente bene per quanto riguarda la salute psicofisica, perché generalmente la carta del 4 di spade può rappresentare in maniera ovviamente figurata il letto, quindi chiaramente la necessità, vedete come fa questa ragazza, di sedersi comodamente per riposare le proprie membra. Quindi fuori di metafora, questa donna potrebbe non essere proprio al top della propria forma psicofisica. E quindi obiettivamente questo spiega anche la motivazione per cui, nonostante tra di loro non ci sia più nulla, queste due persone possano ancora, diciamo, ufficialmente rappresentare una coppia e mentire agli altri, proprio perché qui abbiamo spade e spade, quindi un mentale che comporta menzogna. Quindi è chiaro che queste persone tendono a celare, non solo a nascondersi tra esche l'uno con l'altra, ma anche a nascondere la realtà del loro rapporto agli altri. D'accordo? Però qui c'è una freddezza totale. C'è un rapporto che è totalmente chiuso, un rapporto infelice che ogni giorno che passa diventa sempre più pesante e insostenibile. D'accordo? Allora, in ultima posizione ci occupiamo appunto del futuro, cioè prossimi giorni, prossime settimane o comunque, ragazzi, tempistiche identificate da quest'ultimo arcano. Cerchiamo di capire come dunque procederà questo rapporto tra ovviamente il vostro lui e la donna che ovviamente è ad oggi ancora la sua compagna ufficiale. Vediamo un po'. Qui abbiamo la carta del Papa. Allora, la carta del Papa ci parla di un individuo adulto, quindi un uomo molto saggio e maturo, che potrebbe rappresentare il padre, per esempio, di uno dei due, quindi il padre di lui o il padre di lei, ma non necessariamente un papà, può essere anche uno zio o comunque un benefattore, un uomo saggio che interverrà per portare in qualche modo equilibrio in questa situazione, evitando il peggio. Non in ovviamente questo mazzo, ma in arcani più tradizionali, la carta del Papa è appunto rappresentata da una figura religiosa, dalla massima figura appunto religiosa, che ha davanti a sé, di fronte a sé, due giovani, in un atteggiamento piuttosto ostile l'uno rispetto all'altro, o comunque desiderosi, vogliosi di un consiglio, di un aiuto che gli viene fornito da questo individuo, da questo uomo che ha ovviamente una grande moralità, una grande intelligenza e una profonda saggezza. Quindi questo rapporto verrà in qualche modo riportato in una sorta di equilibrio momentaneo da parte di un individuo maschile, perché il Papa è un'energia maschile, che può appunto assicurare per i prossimi mesetti, 2 o 3 mesi al massimo, che questo rapporto possa procedere in maniera più razionale ed equilibrata possibile. Questo non significa, attenzione ragazzi, non significa che ovviamente questa persona farà ricongiungere questi due innamorati, perché queste due persone non sono due innamorati
e qui non c'è nulla da ricongiungere, ma eviterà il peggio, cioè il ruolo del Papa è un ruolo che porta serenità e porta saggezza, rappresenta un individuo che può portare questo rapporto ad una chiusura, ma in maniera ponderata e ben fatta. È un individuo che assumerà un ruolo guida in questo rapporto. Quindi queste due persone non si sentiranno più sole in qualche modo, ma avranno dalla loro parte un individuo assolutamente impeccabile. Vi ripeto, il Papa ha delle tempistiche veloci, perché sicuramente il tempo di realizzazione è breve, da 15 a 20 giorni al massimo, ma perché appunto prima vi parlavo di qualche mesetto, ha ovviamente un'influenza anche più lunga rispetto ai 20-25 giorni canonici identificati dalla figura del Papa. Quindi è una persona, è un individuo che per fortuna verrà in qualche modo ad appianare questo rapporto di 10 di spade e 4 di spade. Quindi cercherà di evitare delle grosse discussioni tra questi due individui, permettendo ad entrambi di agire in maniera più lungimirante. È una persona che permetterà a questi due giovani, in qualche modo, o queste due persone comunque, di rivedere i loro comportamenti durante questo periodo di crisi, cercando proprio di creare calma. Perché vi dicevo che qui non abbiamo un ritorno di fiamma? Perché il Papa non è il 2 di coppe, non è l'asso di coppe, non è per esempio la carta del mondo. Il Papa è un individuo ben preciso che interviene per appianare determinati ostacoli e asperità di una separazione che ormai è in atto. Quindi vi ripeto, può essere un papà, può essere uno zio, può essere anche un nonno, un amico, però piuttosto anziano, perché generalmente l'età del Papa va dai 45 ai 50 anni in su. L'imperatore è molto più giovane. Comunque una persona generosa, buona, attenta, di cuore e soprattutto ricca di esperienza, che non farà mai sentire sole queste due persone. Quindi ci parla di protezione, di benevolenza, di discrezione. Per esempio aiuterà queste due persone ad allontanarsi l'uno dall'altra, mantenendo comunque un clima di discrezione nel caso in cui per esempio abbiano dei figli. Quindi il Papa ci parla di diplomazia, di saggezza, ci parla di consigli che portano a sollievo. Dunque questa persona sarà importante nella loro vita ed agirà in maniera assolutamente positiva. È chiaro però che il Papa può rappresentare anche un legale, quindi un avvocato o un giudice. Quindi, nel caso in cui queste due persone siano sposate, il loro rapporto, vi ripeto, è praticamente arrivato alla fine col 10 di spade, potrebbero rivolgersi entrambi o lui in particolar modo ad un ottimo avvocato divorzista, oppure un giudice che possa in qualche modo riequilibrare la loro situazione, proprio perché il Papa può rappresentare appunto un individuo che indossa una divisa, ma che ha una professione particolarmente autorevole e che ovviamente è votata al mettere pace, quindi appunto un avvocato. È chiaro che per quanto riguarda appunto le tempistiche, vi ripeto, il Papa è legato generalmente alla primavera, quindi vi ripeto, essendo già ovviamente a fine febbraio, stiamo parlando di comunque un intervento da parte di questa persona entro un mesetto, quindi ovviamente con l'arrivo della primavera, per poi gestire la situazione in maniera assolutamente equilibrata, ovviamente oltre la primavera, sino ad arrivare all'estate.
Anche perché obiettivamente la carta del Papa è legata non soltanto al segno zodiacale del Sagittario, ma anche dell'Ariete. Quindi ovviamente tutto ruota attorno alla primavera. Quindi questa persona, vi ripeto, interverrà nel loro rapporto proprio entro un mesetto e mezzo al massimo. Ma vi ripeto, non parla di riappacificazione di coppia, ma ci parla proprio di un mettere in qualche modo in ordine una situazione che ormai già è chiusa. Anche perché il Papa non ci parla di erotismo, non è l'imperatore, non ci parla di sessualità. Il Papa ci parla di mantenere comunque, nonostante la chiusura, un rapporto amichevole, il più possibile amichevole. Il Papa parla comunque di rispetto, di tenerezza, di ricordi piacevoli in riferimento al passato. Quindi vi ripeto, non ci saranno più quei momenti di scontro così forte, così pesante, che invece erano stati preventivati inizialmente sia da lui, ma ovviamente anche da lei, con queste 2 carte di spade così, direi, piuttosto pesanti. D'accordo? Quindi qui c'è un elemento, un'energia maschile che aiuterà questa coppia in questo momento di separazione, di allontanamento, e agirà in maniera saggia, diplomatica e intelligente. D'accordo? Di conseguenza direi che anche questa stesa ovviamente termina qui. Voi come sempre sapete che io dopo un certo lasso di tempo ripropongo le stese, di conseguenza andremo a tener d'occhio questa situazione nelle prossime settimane, comunque anche nei prossimi mesi. Quindi non vi preoccupate che comunque questa domanda, questa tipologia di stesa o anche con un'altra modalità di stesa verrà comunque riaffrontata e magari anche con un altro mazzo di arcani. D'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, tenete duro e buona fortuna!